Ciao a tutti, io sono Victor. E io Veronica. E questo è FTV Podcast. Bentornati su FTV Podcast, il podcast del Centro Cristiano Fonti di Vita di Livorno. Qui i nostri ospiti hanno l'opportunità di condividere con noi le loro esperienze, la loro vita e di darci anche consigli pratici per affrontare situazioni che loro per primi hanno affrontato. E oggi qui con noi abbiamo come ospite l'onore di avere la figlia del nostro pastore, una delle figlie del nostro pastore. Abbiamo qua con noi Delia Bernarducci. Ciao a tutti, ciao ragazzi. Ciao. Ciao papà, ciao mamma. Visto che avete nominato i miei genitori. Giusto. È un onore, grazie per l'invito e mi sento a casa in tutti i sensi, anche l'arredamento complimenti, sembra di essere il salottino di casa di Vero. Grazie, vero. Ha pensato a tutto lui in realtà. Grazie a te di essere qua con noi. Vogliamo iniziare subito chiedendoti un po' di raccontarci come sei arrivata qui, chi sei, cosa fai nella vita. Ok, va bene. Allora, anzitutto sono Delia, figlia del pastore, però diciamo nata a Milano, cresciuta a Livorno per chiamata divina, nutrizionista, quindi io tiro cose random, spot, arriviamo a Nasce, cresce, corre subito. Pampers, no, pubblicità, se ci volete mandateci Se sponsor. volete, sponsorizzare. Abbiamo bisogno di fondi, grazie. In chiesa nascono tanti bambini. Comunque una nutrizionista perché penso sia un po' il motivo anche per cui sono qua, e via il dente, via il dolore, tanti mi amano, tanti mi odiano per la mia professione, quindi, professione tra l'altro che non è sempre stata nei miei progetti, anche perché chi si ricorda di me da piccola, chi mi conosce da qualche anno, sa che io sono sempre stata una bambina, un'adolescente, una ragazza molto in carne, un po' paffutella. Prima la nonna diceva in salute, no? Beh, da nonna. Un po' deperita a volte. Non deperita, sì anche, però in Ti realtà inducono le no. nonne a mangiare. Quindi da piccola tutto avrei pensato, fuorché di fare la nutrizionista da grande, dietista, no? Da piccola cosa vuoi fare da grande? C'è stato un periodo, il pastore, la pastora, durato molto poco, perché poi, ciao papi, ma no, grazie, ma no. Poi vabbè, come tutti i bambini cambi un po' idea di professione e quant'altro. Finita la superiore ho detto ok, adesso non avevo la più pallida idea, vediamo un po', iniziamo a mettere qualche opzione nelle professioni sanitarie. Prima opzione logopedia, seconda opzione fisioterapia, che col senno di oggi, grazie Signore che non sono entrata, mi faccio male a fare un massaggino da sola, figurati massaggiare magari schiene forzute. E terza opzione, ho detto ma non mi piace nient'altro, buttiamola lì, dietistica, chissà come mi è venuta, no? Fatto sta che testa a numero chiuso, non passo nessuna selezione, non passo niente, e vabbè, adesso reinventiamoci. Ero lì che stavo cercando di capire cosa fare nella vita, che altra strada poter intraprendere, quando mi chiamano dall'università. Tra l'altro c'era scritto a caratteri molto piccoli: non vi richiameremo in caso di scorrimento della graduatoria, cercate di controllarlo da soli. Io anche lì non so, il Signore ha messo lo zampino, probabilmente, sicuramente. Mi hanno chiamato dall'università, mi dicono che si è liberato un posto a dietistica, se sono interessata. No, via. Lì per lì dico, vabbè, proviamoci. Era proprio la terza opzione, non penso che mi piacerà, però casomai poi convalido gli esami che sono uguali. E non pensavo potesse fare al caso mio, l'avevo buttata lì, ma era proprio l'unica opzione in cui in realtà non credevo, che non mi attirava più di tanto. Però evidentemente un qualcosa mi diceva, mettila, buttala lì. Fatto sta che inizio a frequentare, inizio ad appassionarmi, passo il primo anno, le materie del primo anno. Fatto sta che oggi sono qui, mi sono laureata e tutto, e sto lavorando come dietista. Quindi va bene, bel lavoro, belle cose che ho imparato, però mi si è aperto anche tanto un mondo, no? Perché da fuori non avevo veramente la minima idea di tutto ciò che ci fosse dietro, no? Inerente all'alimentazione. È un mondo molto vasto, non è solo cosa mangio, cosa non mangio, devo dimagrire, devo ingrassare. No, mi si è aperto veramente uno scenario molto più ampio e interessantissimo. Anche perché tutti mangiamo, penso, tutti lo facciamo tante volte al giorno, a volte. Comunque mi capita. Sì, anche a me ho questa abitudine. Io tra l'altro mangio tanto, mangio bene, non sono una di quelle nutrizioniste che dici no, lei non mi fa mangiare. No, bisogna mangiare, no?
E poi diciamo che ho iniziato a vedere anche come l'alimentazione è relazionata, comunque è connessa anche alla vita cristiana, no? Parliamo spesso di cibo spirituale, il cibo, l'acqua, insomma troviamo tante similitudini, tante cose che poi io anche nel mio lavoro dico mamma mia Signore sei perfetto, no? Tutti i riferimenti, il nutrimento dell'anima, il nutrimento del corpo, le cose che il Signore anche nella Bibbia, Daniele che mangiava i legumi, io amo i legumi, vedi che il legume è un alimento, perché Daniele ha mangiato solo i legumi, no? Un digiuno a base di legumi, comunque hanno tutto, sono proteine, hanno fonte di carboidrati. Insomma, vabbè, si è aperto un mondo anche lì molto vasto e oggi è la mia professione. Sono sposata tra l'altro con Nawel, che uscirà in una di queste, in una di queste Sì, interviste. vedremo Ciao Nawel! se è già uscito o comunque uscirà. Uscirà. E insomma, quindi ti sei appassionata a tutto questo mondo, tutto quello che c'è dietro. E cioè, com'è avvenuto questo passaggio? Sei Esatto, passata dal vedere magari sì. il cibo come un Nemico. qualcosa che ti preoccupava, un nemico, a qualcosa invece Un alleato, esatto. sì, ho fatto proprio uno switch, perché appunto, scusate, poi è difficile magari a volte, voglio dire tante cose, quindi è difficile mettere ordine, però appunto sempre stata un po' paffuta, diciamo che prima il cibo era una fonte di disagio, no? Perché? Perché a 13 anni avevo lo stesso peso di adesso, da piccola sono sempre stata, oltre alla più alta magari delle mie amiche, la più alta della classe, anche un po' più in carne, comunque sia all'università ho iniziato, tra che non era proprio la mia scelta, non è che mangiassi così bene, quella più in carne del corso, poi dietistica a numero chiuso, quindi eravamo 12, 10 ragazze, solo 2 maschi, le altre 9 erano grissini, stuzzicadenti e poi arrivavo io la baguette. E quindi è sempre stato un po' una fonte di disagio, no? Anche da piccola, va bene, il costume. Non so, non la vivevo benissimo, poi magari i miei mi mettevano non a dieta, però stiamo attenti e quindi a maggior ragione quando sai che una cosa non la puoi mangiare la ricerchi, quindi andavo dalla nonna. La nonna a merenda, pane e ragù, scongelava il ragù in freezer per farmi far merenda, oppure questa che l'altro giorno ne parlavo con qualcuno e mi fanno, non l'avevo mai sentita, il pane raffermo, bagnato con un po' d'acqua, spalmato di burro e sopra lo zucchero. Cioè, Mamma mia, diabete, sì. arriva ora, glicemia alle Conosco. stelle. E quindi insomma diciamo che appunto la nutrizione era molto lontana da me, avevo un'idea anche sballata, sbagliata e quando poi inizio a frequentare l'università, a sentire le nozioni, capisco anche che il mio pensiero inerente al cibo era completamente erroneo. Io pensavo che per dimagrire bisognasse saltare i pasti e ho capito che non è assolutamente vero, anzi si ingrassa non mangiando, che sembra quasi un paradosso, ma è così, perché più uno digiuna e più il tuo corpo assimila tutto quello che mangi. E diciamo che a suon di interessarmi, a suon di sentire e di avere nozioni veridiche sul cibo, le ho iniziate a mettere in pratica su me stessa, quindi iniziamo a non digiunare, iniziamo a capire delle cose che magari nell'ignoranza di tutti i giorni nessuno me l'aveva mai detto, io pensavo che le patate fossero una verdura, che i piselli fossero una verdura, quindi un contorno, invece no, inizio un attimo ad avere un'alimentazione più regolare, neanche chissà con quali sacrifici, ho iniziato a perdere peso e ho iniziato a sentirmi meglio, perché poi magari ero un po' in sovrappeso, ho perso quei chili giusti e dici mamma mia mi sento più in forza, mi sento più energie, mangio e quindi non digiunando mi sento che il cervello è più reattivo. Mi si è aperto davvero un mondo e mi sono appassionata, no? Tant'è che oggi ovviamente è il mio lavoro e tutto, ma riconosco nel cibo un alleato per essere più brillante, per poter essere più sprint nei ragionamenti, un alleato quando non ho forze, quando invece sai dove andare a trovare quello di cui il tuo corpo ha bisogno, no? Nel cibo, perché anche lì il creato è meraviglioso, ogni alimento ha una proprietà che ti viene in aiuto in un determinato momento della vita, della giornata e così via. Sì, mi è piaciuto un sacco il paragone che hai fatto l'altro giorno del fatto che siamo una macchina, no? E che come una macchina ha bisogno di benzina, anche noi abbiamo bisogno poi delle cose giuste, del carburante giusto Certo. per poterci muovere, poter fare tutto quello Sì. per cui siamo stati progettati. Esatto. Mi viene in mente, sempre mi vengono in mente tante belle cose a me, sono una creativa. Il cibo equivale anche saper mangiare, equivale anche a sapersi amare. Quale consiglio daresti a una persona che sta vivendo delle problematiche inerenti alla propria alimentazione o una persona che deve sostenere
chi sta vivendo questo disturbo, perché sappiamo che ad oggi purtroppo è sempre più diffuso, l'immagine è centrale, l'apparenza è centrale, il corpo comunque sia il tuo biglietto da visita, no? Che ci piaccia o meno, quindi è giusto ricercare una salute, è giusto ambire a essere sani, però quando ci si squilibra dall'altra parte diventa un vero e proprio problema. Sì, infatti abbiamo avuto una riunione bellissima anche con il gruppo dei giovani qualche tempo fa e abbiamo parlato di questo, no? Di come spesso e volentieri intorno alla nutrizione, all'alimentazione si associ un'idea sbagliata che equivale all'esteriorità, a quello che si vede da fuori, cibo uguale aspetto fisico, no, cibo uguale salute, cibo uguale fuori ma dentro, fare in modo che tutto funzioni in modo giusto, in modo corretto, parte anche da quello che mangiamo. Come diceva anche prima Vic, siamo una macchina, quindi dobbiamo nutrire la nostra macchina affinché ogni ingranaggio funzioni nel modo giusto e svolga il compito per cui è stato creato, per cui è lì il cuore che pompi il sangue, i polmoni che ci facciano respirare, ma tutto parte anche da un introito energetico e molto spesso invece non ragioniamo in questo modo. Sarà che siamo bombardati dai social, sarà che siamo bombardati da pubblicità, sarà che la società e poi noi stessi e poi qualsiasi persona incontriamo ci impongono un po' uno standard, uno stereotipo anche estetico. Diciamo che ormai purtroppo questa società è talmente malata che abbiamo stereotipi per ogni cosa, no? Ma soprattutto l'aspetto fisico, il gluteo sodo, il braccio che non penzola, il naso perfetto, le labbra carnose. Diciamo che abbiamo dei canoni veramente irraggiungibili perché poi anche chi vediamo nei social Irrealistici, no? Esatto, perché tra filtri, tra ritocchi dal chirurgo plastico, chirurgo estetico, non è reale, non è reale. Anche quei corpi scolpiti, stoici, così che vediamo, cosa c'è dietro? Sì. E quindi questo innesca molto e volentieri dei disturbi alimentari, no? Quindi una percezione sbagliata del nostro corpo o un desiderio di raggiungere una forma fisica lontana dalla realtà, lontana dalla salute. E quindi allora consiglio a chi c'è vicino a una persona così è difficile perché veramente è un campo molto delicato. Spesso e volentieri noi nutrizionisti, noi dietisti, quando trattiamo i disturbi alimentari non lo possiamo fare da soli, ma abbiamo sempre bisogno di un supporto psicologico. Perché innanzitutto il disturbo alimentare si innesca, si instaura sempre anche partendo da una base psicologica, ma a maggior ragione la cura, la terapia non può, ma proprio è vietato che escluda un supporto psicologico, una parte di cura d'anima, una parte anche psichiatrica spesso e volentieri, oltre poi al dottore endocrinologo, insomma, diciamo che per trattare Multidisciplinarietà. Esatto, per trattare i disturbi alimentari c'è bisogno di un team interdisciplinare, multidisciplinare e quindi non è facile, non è facile. Io ho fatto tirocinio in un centro che si occupa solo ed esclusivamente di disturbi alimentari quando ero all'università e il consiglio che si dà ai genitori di farsi seguire a loro volta da un qualcuno per avere supporto, perché non è facile. Volevo E arrivare proprio a lì, alla catena d'aiuto che c'è sì, dietro una problematica. io penso che in quanto cristiani noi abbiamo il plus, il jolly dello Spirito Santo anche che ci guida, che ci può consigliare. Però una cosa che mi sento di dire, se io non sono esperto in materia, non posso andare da una persona che vedo troppo magra, troppo grossa e volerle dare un consiglio senza sapere, perché rischio di fare del male, rischio Certo. di dire una cosa che magari detto ad un'altra persona fa del bene, ma in quel caso fa del male, perché va ad innescare, va a sbloccare un qualcosa o latente o che già è un po' lì in bilico, e rischiamo di fare dei danni. Quindi non è per tutti, sicuramente chi ha fatto cura d'anima, counseling, qualcosa avrà un vantaggio in più, però ecco, è un campo molto delicato, no? Quindi non è che possiamo improvvisarci, anch'io spesso e volentieri devo fare corsi di aggiornamento, corsi anche sulla parte psicologica e pregare prima di parlare con qualcuno che so che Certo. effettivamente ha dei disturbi alimentari, perché la guida dello Spirito Santo in primis, però c'è sempre quella responsabilità, no? E poi, vabbè, chi soffre di un disturbo alimentare, cosa mi sento di dire? Chiedete aiuto, cercate il consiglio del Signore, perché non è facile per chi ti sta vicino, ma io non ci sono passata in prima persona, ma mi rendo conto, trattando l'alimentazione,
che la linea è veramente borderline, l'equilibrio è molto sottile, perché da dire perdo 1 chilo per vedermi meglio, per sentirmi più sgonfia, a che il mio cervello poi si vede bene quando è un po' più magro e ricerca la magrezza è un attimo, quindi è talmente sottile che è facile caderci, però se ne può uscire. Quindi chi c'è dentro, cercate aiuto, lottate, chiedete al Signore, chiedete alle persone intorno a voi di cui vi fidate, di portarvi anche da esperti, di portarvi da qualcuno in grado di darvi supporto a tutti i livelli, spirituale, alimentare, psicologico. E secondo te questa ricerca dell'esteriorità, no? Della perfezione estetica, è la maggior causa di questi disturbi? O insomma dipende un po', non lo so, ecco, da una parte mi verrebbe da dire di sì, che comunque è una forse delle maggiori influenze, ecco, soprattutto sulla parte adolescenziale, però non so se poi tu comunque, vedendo le cose da un po' più vicino. Allora, diciamo che sicuramente ad oggi mi sento di risponderti sì, però i disturbi dell'alimentazione, i disturbi della nutrizione sono stati documentati da secoli indietro, no? Quindi la loro presenza era già stata riscontrata, adesso non mi ricordo con esattezza il secolo, l'avevo studiato, ma è una nozione dimenticata la data esatta, ma parliamo veramente di secoli indietro. Quindi ai tempi non c'erano i social, non c'erano i cellulari, non c'era i canoni di bellezza sono variati negli anni, nei secoli, nelle epoche, quindi in passato non erano di certo questi canoni di bellezza o l'esteriorità o il paragonarsi con gente che vedevamo sui social, la causa primaria, no? Che faceva scatenare questi disturbi. Quindi io mi sento di dire che sì, per oggi, ma ci sono altri fattori, altri trigger, cose che vanno a scatenare una cosa che magari era latente. Perché? Perché un disturbo dell'alimentazione può nascere da un carattere che è troppo perfezionista. Ci sono tante persone Che ha che, senso di controllo, che vuole esatto, esercitare un dominio. hai bisogno di sentirti in controllo su qualcosa e una cosa facile da controllare è quello che mangi o non mangi. Perché? Perché è pratico, perché lo fai tutti i giorni, tante volte al giorno e sei tu che puoi decidere lo faccio o non lo faccio in una certa quantità, in un certo modo. Quindi innanzitutto quello. Oppure una persona che ha bisogno di essere perfezionista qualsiasi cosa faccia, a scuola, all'università, al lavoro, e questo ti porta a ricercare la perfezione anche nell'alimentazione e può far scaturire un disturbo che può essere anoressia, bulimia, quelli più conosciuti, ma anche l'ortoressia è un disturbo dell'alimentazione, la fissazione e l'ossessione per il mangiare in modo salutare, che ti porta anche lì a sviluppare una cosa che non è salutare, perché non esci pur di mangiare bene, perché conti e guardi e leggi tutte le etichette in modo ossessivo. Quindi quando la cura di se stessi sconfina da un amor proprio salutare e diventa un'ossessione, non è mai salutare. Poi diciamo che ci sono anche traumi, abusi, perdite, lutti, qualsiasi cosa che possa provocare una reazione forte dentro di noi, ci fa perdere un attimo l'equilibrio, ognuno reagisce in modo diverso. Tante ragazze che io ho visto nel centro di disturbi alimentari dove ho fatto tirocinio o erano state abusate o dopo un lutto grave per la tristezza, per il dolore, avevano iniziato a non mangiare, non era voluto, era dal dolore, Una però poi risposta a un trauma. esatto, l'elaborazione di un lutto, l'elaborazione di qualcosa che innesca questo meccanismo e da lì, una volta che entri, il vortice ti porta sempre più giù. Non mangio, non ho bisogno di mangiare, il mio corpo ce la fa anche se non mangio. Ah, va bene. E poi lì ci sono dei fattori, degli altri trigger, ci sono trigger che lo innescano, trigger, fattori che lo Che lo mantengono. alimentano, lo preservano. E quindi diciamo che questo, senza i social network, senza i media, senza tutto, al giorno d'oggi la cosa è degenerata, È amplificata, no? è Da tutto una amplificato. scena perennemente Tant'è che prima la variegata. percentuale era molto bassa, era nella fascia di sviluppo, era nell'età adolescenziale, era prevalentemente rivolto nella sfera femminile. Ad oggi no. Ad oggi i bambini iniziano ad avere disturbi dell'alimentazione. Se prima si iniziava a vedere a 13-14 anni, oggi già a 9-10 anni. Quindi poi si arriva a un non sviluppo, si arriva a un Un ritardo, blocco ormonale a un blocco generale, ormonale, a tutti questi immunitario. fattori. I maschi iniziano a soffrire tanto di disturbi dell'alimentazione e della Ah, nutrizione. sì, te l'avrei chiesto poi Sì, se anche i maschi comunque sono portati, bersaglio, sì. esatto. Sì. Prima no.
Prima c'era, ma Meno. era molto meno, una percentuale veramente irrisoria. Oggi no, comunque rimane una cosa prettamente rivolta alla sfera femminile, Sì, sì, ma sì. vediamo l'aumento anche Mh-mh. della sfera maschile. Poi c'è un altro disturbo che è la vigoressia, quindi l'uomo che ha bisogno di vedersi invece Sì, muscoloso, rientra anche quello nei disturbi alimentari. Diciamo che è un campo molto delicato, molto vasto, vasto. una prospettiva Sì, inquietante, se vogliamo sì, dirlo, perché non finiremo più di elencare, no, poi ogni problema è concatenato a un altro, esatto. per cui è veramente E complesso. poi diciamo, scusami No, che ti no, ho vai, vai, vai. interrotto, diciamo che quello che vediamo noi, inteso una persona che non è dentro, che non si occupa di queste cose, è la punta dell'iceberg, ma proprio anche solo come disturbi dell'alimentazione e della nutrizione. Perché? Perché i più conosciuti sono anoressia, bulimia, binge eating, se qualcuno lo conosce, ma in realtà ci sono manuali scritti con l'elenco di tutti i disturbi alimentari, l'ortoressia che ho citato prima, i pica, la gente che rumina il cibo, non lo fa come le mucche, è un disturbo alimentare e ci sono, ma non si vedono, anche perché abbiamo paura ad esporci, abbiamo paura, non si conoscono, però diciamo che è una sfera veramente molto vasta, molto profonda anche. Diciamo tutto ciò che è troppo alla fine, no, può diventare un disturbo, no, è molto, come dicevi, molto sottile Sì, la linea, quindi ci deve essere sempre la ricerca di quell'equilibrio in ogni cosa, anche nella cura, no, proprio del esatto, nostro aspetto. corpo. Vabbè, come consiglio pratico, no, ti chiedo come ricercare questo equilibrio nella nostra quotidianità, no, attraverso ciò che mangiamo. Allora, diciamo che io sostengo sempre l'equilibrio, come abbiamo già detto, ma sostengo anche il fatto di mangiare di tutto un po'. Non escludere niente a priori. Ci sono le diete no carbs, ci sono le diete low carbs, ci sono le diete iperproteiche, ci sono tantissimi tipi di diete, la dieta chetogenica, però anche lì non c'è mai un equilibrio. Noi diciamo che come modello alimentare per eccellenza ad hoc abbiamo la dieta mediterranea, che si basa su prodotti della nostra nazione, prodotti locali, quindi consumo di carboidrati, cereali integrali, che dovrebbero rappresentare, per dare anche qualche consiglio proprio a chi ci ascolta, il 50-55 fino al 60% dell'introito giornaliero, quindi La carboidrati maggior sì, parte. la maggior parte ben venga, se pensate poi tra colazione, pranzo, cena, il carboidrato ci deve essere sempre, per andare poi a un 15-20% di parte proteica, quindi rappresentata da carne, pesce, uova, legumi, latticini, affettati, il secondo piatto, cosiddetto secondo piatto, verdura, fibra, frutta in quantità, perché è ricca di antiossidanti, vitamine, sali minerali che hanno un'azione preventiva per il nostro organismo. E poi grassi. Grassi non vanno male, non è sempre sinonimo di un qualcosa di negativo. Abbiamo un sacco di grassi buoni, in primis l'olio d'oliva, l'olio extravergine d'oliva, l'avocado, la frutta secca. Quindi io non mi sento di dire di escludere nulla, perché tutto fa bene nelle giuste quantità al nostro organismo. E poi però, ovviamente tutto fa bene, però nelle giuste frequenze, nelle giuste quantità, no? Quindi se uno vede che è leggermente in sovrappeso, può fare qualcosa per stare più in salute, non per stare meglio fisicamente, ma magari andare ad alleggerire un po' il carico sul cuore, sulle vene, sui muscoli, ben venga. Però anche lì sempre con equilibrio, non ricercando una perfezione fisica, una perfezione estetica, esteriore, ma per far funzionare meglio il nostro corpo, per mantenerlo più in salute. E poi vabbè, io ti dico la verità, non è facile, perché anch'io sono la prima che vado in vacanza, torno, prendo 2-3 kg, faccio fatica a fregarmene, tra virgolette, a dire vabbè, come li ho presi li ributto giù. E allora lì, da cristiana, cosa mi sento di consigliare? Affidiamolo al Signore, mettiamo le cose nella giusta prospettiva, no? Mettiamo il focus giusto, l'occhio di bue non va, la luce non va sui 2-3 kg, va sul va bene, sono stata bene in vacanza, sì, mi sono divertita, sì, li perderò, sì. Quindi cercare di spostare la luce, che l'obiettivo, il Focus. focus dal problema a tutto quello che c'è dietro, no? Non mi piaccio fisicamente oggi, ok, però sono in salute, sì. Mi manca una gamba, è una cosa che posso migliorare, la posso migliorare? Sì. C'è bisogno che migliori da oggi a domani? No, può essere un percorso. Quindi viviamo purtroppo in una società del tutto e subito, voglio perdere 3 kg da oggi a domani pomeriggio, come faccio? Digiuno? Vado su internet, come perdere 5 kg in 2 Brava, un altro settimane? aspetto.
capito? Importante, ora tutti dottori, no? Tutti dottori, tutti tuttologi e su internet troviamo tutto, ma troviamo tante cose sbagliate. Quindi io mi sento veramente di dire affidiamoci sempre ai professionisti del settore, che sia un dietista, che sia un preparatore atletico, che sia un'infermiera, che sia in qualsiasi cosa, andiamo da chi veramente se ne occupa, perché siamo tutti bravi a dare consigli, a dispensare consigli che esulano anche dal nostro campo. Ma rischiamo anche di dare consigli sbagliati, di creare problemi, di creare danni. E quindi per chi invece ricerca la cosa, affidatevi sempre a qualcuno che sia quotato, che si occupi di quella cosa lì. E andando in una prospettiva più cristiana, qual è il personaggio biblico, se ce l'hai, del tuo cuore, che più ti rappresenta o che nel cuore ti rivedi? Allora, a me piace tanto Esther, la regina Esther, un po' perché, vabbè, crescendo penso la parte romanzata, no? Questa ragazza è stata chiamata per essere poi una delle concubine sposa del re, tutta questa preparazione, poi da piccola, non so, uno fa i film, vedevamo in chiesa alle riunioni dei giovani il film della regina Esther, sta bella attrice, non so, quindi un po' la parte D'impatto, romanzata, devo dire, d'impatto, d'impatto, rende l'idea. esatto. Poi perché è un personaggio anche di spicco a livello femminile nella Bibbia, no? Che per carità non dico girl power a tutti i costi, però fa anche piacere, no? Identificarsi Molto, come molto. femmina, come donna, in una figura cristiana, biblica, di impatto femminile. E poi perché, vabbè, la storia della regina Esther dice sei stata chiamata, che ne sai che non sei stata chiamata per un tempo proprio come questo, Wow, no? sì. E quindi io dico, non mi ci rivedo in quanto regina, però mi fa riflettere perché dico ognuno nel nostro campo, nel nostro piccolo, nella nostra realtà, nella nostra quotidianità, che ne sai che non siamo stati chiamati a questo per un tempo come questo, per una... Certo. Che ne sai che io non volevo far la dietista e mi ritrovo in Mamma questo mia, ambito vero? così Esatto, esatto. per essere qui oggi, per poter parlare a ragazzi che hanno bisogno in questo momento. E quindi mi piace perché tutte possiamo, tutte possiamo essere regine Ester, no? Chiamati Ho un eh, compito per un specifico. compito specifico. Magari Sì. non ci sentiamo adatti, magari ci fa paura, magari non lo volevamo, però che ne sai? Come si diceva anche prima con Now, no? Proprio l'essere usati lì dove siamo, Sì, no? Proprio in maniera specifica e lasciarci anche usare da Dio. esatto. Mi ha colpito molto, amando in particolar modo la preghiera, Mhm. no? Se dovessi dire quale sia il mio ambito cristiano in cui io mi senta più me stessa, è la preghiera, la Mm. relazione con Dio, la preghiera collettiva. Tu hai detto, mi è capitato di pregare e poi avere una consulenza Mhm. nel posto di lavoro con qualcuno. Quanto ha influito? Quanto ti è stato utile? Come ti sei sentita dopo aver pregato? Tantissimo, perché poi vabbè come in carattere ho sempre paura, magari che è una cosa che affido al Signore, ma di fare, di dire la cosa sbagliata, di non essere adatta e anche lì per questo mi piace Esther, no? Perché tutti abbiamo delle insicurezze, dei timori, ma magari il Signore è proprio lì che ci vuole, magari è per quello che siamo lì. E quindi io sento forte la responsabilità, soprattutto quando parliamo di disturbi alimentari, no? Di consigliare la cosa giusta, di dire la cosa giusta. Basta una virgola quando parli con persone che soffrono con l'alimentazione, basta una virgola, basta mettere un ma in più, un se in meno, veramente una congiunzione di troppo, di meno e crei un problema. E allora lì sono tranquilla io in primis e prego perché il Signore, lo Spirito Santo viene e mi sento i battiti che da accelerati, ok, iniziano a In battere al pace. ritmo giusto. E poi so che le mie parole non sono mie, ma le affido al Signore. Quindi gli dico, Signore, veramente fai tu. Questa persona magari è venuta da me per un consiglio, ma io non voglio dare un consiglio umano, un consiglio terreno, anche se magari serve, ma che sia sempre accompagnato dalla tua parola, dal tuo spirito, dalla tua presenza, no? E che veramente quella persona possa trovare anche attraverso di me l'aiuto del Signore. Quindi io cerco sempre di dare un aiuto dal punto di vista nutrizionale, ma anche spirituale, nel mio piccolo, non posso Sì, sempre sì, sì. farlo, però è quello che cerco, che voglio, che spero di fare. Scusami, l'ultima domanda, Sì, poi sì. concludiamo. Che ripensavo a quando appunto abbiamo fatto la nostra riunione dei giovani, la domanda che riguardava un po' l'umore, no? Mhm. Come il cibo influisce, la nostra alimentazione influisce sul nostro umore. Se influisce e quanto influisce. Influisce, sì, doppiamente, cioè 2 volte l'ho detto, perché sì, il cibo influisce. Il nostro cervello funziona a glucosio, quindi intanto per funzionare ha bisogno di essere nutrito.
quindi ben vengano i carboidrati che sono la principale fonte di glucosio. Poi sempre i carboidrati rilasciano serotonina, che è l'ormone della felicità. E avevo raccontato anche in quella occasione lì che io ad esempio sono proprio l'esempio lampante che se non mangio sono cattiva, passatemi il termine, non è che sono un mostro, però noto come il cibo, la mancanza di cibo mi faccia essere più irascibile. Anche mio fratello, mio marito mi prendono in giro, mia sorella, perché quando magari mi vedono un po' alterata, hai fame? Vuoi un cracker? Vuoi una banana? Vuoi una mela? Della serie, calmiamola un attimo. Però è proprio così, no? Il cibo ha un effetto calmante, ha un effetto mh, positivo sulla nostra vita, sul nostro umore. E tra l'altro, sempre in quella famosa riunione dei giovani, avevo portato anche la piramide alimentare sulla corretta alimentazione, sana alimentazione, corretto stile di vita. E prima ancora che inizino i gradoni della piramide, alla base c'è la convivialità. Quindi il cibo è compagnia, il cibo Che è bello questo relazionato aspetto. all'aspetto sociale, no? All'aspetto della Stupendo. compagnia. Quindi si influisce sull'umore. Mangiare da solo o mangiare in compagnia ti Fa la cambia. differenza. Al ristorante, quando vedo le persone che mangiano da No, sole, penso sempre vero. poverino, magari poi uno è lì per lavoro, per qualsiasi cosa, però è legato anche a Sì. questo e quindi sì, influisce sul nostro umore. Bello questo aspetto proprio della convivialità, Simposiaco, sì, bello. Sì. ritornare, tutto ritorna alle relazioni, Sì. no? Sì, è Allo vero, stare eh. insieme, il creare Condividere, anche Gesù relazioni. mangiava con i Sì, discepoli, No, no? veramente, vero. l'amicizia in qualche Sì. modo è dappertutto. Grazie Deli, è Grazie a stato un voi. tempo Grazie. prezioso, Anche grazie per me. per i consigli veramente utili anche per chi ci ascolta. Penso che condividere queste piccole nozioni magari per qualcuno possono essere banali, no? Scontate, sì. Scontate, ma non lo sono, cioè anche se le conosciamo abbiamo sempre bisogno di fare un refresh su ciò che sappiamo, a volte ce lo scordiamo, a volte non mangiamo e ci sentiamo un pochino più giù, Magri. un po' depressi, Più magri. oltre che più magri, Vorremmo però è magri esserlo. ma antipatici. Esatto, che poi è un effetto placebo perché come rinizi a mangiare accumuli tutto, quindi è effimero. È dannoso. Grazie Ragazzi, davvero. grazie a voi, è stato un Grazie a te. piacere, grazie per la vostra disponibilità, per la vostra simpatia e Grazie anche a per le te. domande che tra l'altro non sono domande scontate comunque, siamo scesi anche in profondità in pochi minuti e quindi grazie per questo spazio. E grazie a voi che siete arrivati qui insieme a noi, ci avete ascoltato, ci avete guardato. Vi invitiamo come sempre a lasciare un mi piace, ad iscrivervi al canale. Qui giù in descrizione lasciamo i link del nostro sito, della nostra chiesa, tutti i link dei nostri social e vi invitiamo soprattutto a condividere questo video o l'audio se state ascoltando su Spotify, insomma, condividere tutto con i vostri amici, parenti, familiari che conoscono Gesù o che non sono credenti, con degli amici a cui pensate che possano tornare utili questi consigli, affinché veramente tutto questo possa trovare il proprio senso, no? La propria finalità, che è quella di essere d'aiuto e di portare frutto e di far conoscere Gesù attraverso proprio le vite, no? Dei nostri ospiti, di coloro che invitiamo. Quindi grazie a tutti, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao.